Ok, oggi questo video lo cominciamo così. Chi indovina che cos'è? E chi indovina qual è il problema? Vediamo se c'è qualcuno che riesce a capirlo entro il primo minuto. Ok, io vi lascio così e parlerò in sottofondo chiaramente adesso, eccetera. Ma scrivetelo nei commenti, ok? Cosa vedete di sbagliato in questa immagine qui, ok? In questa ripresa qua. Io adesso questa chiaramente sono sotto il microscopio. Che cos'è questa cosa qua? Questa cosa qua è una normalissima PlayStation 5, ok? A cui chiaramente si è staccato il connettore della ventola come classico, va bene? Bene. Allora, questa console qua inizialmente, ok, doveva essere portata qui da me, spedita qui da me, però il cliente si è rivolto a GLS, GLS gli ha detto no, noi non ti spediamo la PS5. Motivi non li sappiamo, quindi male GLS, male. E allora ha provato a vedere qualcuno che potesse ripararla vicino a lui, ha trovato un negozietto, un qualcosa, un'attività, eccetera. E, e questo negozietto, ok, gli ha tenuto ferma la console. Aspettate che leggo la conversazione perché ci siamo scritti su WhatsApp, ok. Allora, eh, la console è stata portata a metà agosto, ok, e gliel'hanno data una settimana fa, ok, e dopo l'ha subito spedita a me, ok, quindi un mese e oltre anche, in cui non hanno saldato il connettore, non hanno risolto il problema e in più, ok, la console adesso neanche si accende, va bene? La console fa solo un beep e non si accende. Io, se non si sa farle le cose, si dice no, noi non le sappiamo fare. Sapete saldare? No. No, perché si vede. Qual è l'errore che si vede qua? E spero che sia quello il problema per cui la console non si accende più. Ok? Vediamo se qualcuno di voi l'ha trovato. Bene, ben venga. Ok, bravi, siete stati bravi. Se qualcuno non l'ha trovato, adesso ve lo indico io. Il problema è esattamente qui. Lo vedete? Questa qui è una via che in origine era mascherata, ok? Ma qui, per grattare con non si sa che cosa, con la carta vetrata o non, boh, non lo so, il saldatore ci sono andati vicino, magari che avevano la punta grossa come, non lo so, come questo cacciavite, ok? Hanno provato a fare così direttamente, magari senza neanche aprirla la console, ok? Per tentare di saldare. Ok, e questo che cosa è successo? È successo che lo stagno si è attaccato qui e si è attaccato qua, perché qua non è più mascherato. Vedete che qua non è più mascherato, non è più verde. Se no non si sarebbe attaccato lo stagno qua. Come anche questa. Questa è la traccia che serve per la ventola. Vedete com'è vicina a questa cosa qua? Questa qua è la massa. Ok? Questa zona qua è tutta la massa. E quindi hanno messo in cortocircuito questa linea qui, che non si sa che cosa sia, con la massa. Chiaramente adesso la console dice, ma io ho un cortocircuito, non mi posso accendere. Ecco perché non si accende. Ok? Possiamo anche provare la teoria. Allora, andiamo sul banco, spostiamo un attimino. Ah, ho l'immagine girata. Lasciatemi un attimo. Ecco qua. Mi ero dimenticato di impostare OBS, perché ogni volta che lo chiudo e lo riaccendo devo rigirare l'immagine. Allora, quindi, vediamo qua. Cavo della corrente. Ok? Molto bene. Bene, allora adesso vediamo qui la luce. Succede qualcosa? Non succede nulla? Chiaramente non dovrebbe succedere nulla. No, morta. Completamente morta. Ecco, ha fatto un beep adesso. E, come vi avevo già detto, questa console qua era funzionante, aveva solo la ventola staccata.
Allora, la persona il proprietario di questa console qua, comunque ha detto: ho provato a farla riparare a un mio amico. Questo amico chiaramente non è stato abbastanza esperto, ma la console si accendeva ancora, ok? L'amico suo, nonostante non sia stato in grado, non ha creato danni. Invece, poi la porti in un negozio di riparazioni, ok? Che si presuppone riescono a mettere mano, a riparare, a saldare, no? Ok? Perché è un semplice connettore, no? Non è così difficile. La portano funzionante solo con la ventola che non funziona, ok? Quindi la console si accende, fa tutto, e dopo un mese e qualche giorno, anche un mese e mezzo quasi, gli dicono salve, la console non risulta riparabile. Il guasto è troppo esteso e non ci è possibile riparare la scheda. Non si tratta di un semplice problema alla ventola, la PlayStation ha gravi problemi di alimentazione che ne impediscono l'accensione. Ma io dico, se la console si accendeva, perché adesso dici che adesso non si accende più, che ha gravi problemi di accensione? Vedete, e poi ci si domanda perché non ci si fida più. Ok? Non puoi neanche fidarti più dei centri di riparazione. Ok? Dove la mandiamo, ste qua? Dove le mandiamo? Da nessuna parte. Ah, gli manca la griglia. Ah, ah, ah. Gli manca la griglia. Qua si sono dimenticati della griglia. Sapete la griglia? Adesso riprendo la mia console. Ecco, oltre ad avere problemi, ok? Questa qua, in poche parole, eccola qua. Questa qua. Di qua c'è, di qua non c'è più. Ok? Male, ancora male, molto più male. Hanno rovinato la scheda. Non sono riusciti a saldare il connettore. Adesso la console non si accende più. Ragazzi, io vi consiglio di ritirarvi dal giro delle riparazioni, o perlomeno siate onesti e dite: noi non abbiamo mai riparato una pietra. Oddio, cos'è? Colle a caldo? Sembrano fili di colla a caldo. Non dirmi che hanno fatto qualcosa con la colla a caldo. Comunque, siate onesti. Dite: non abbiamo mai riparato una PS5 in vita nostra, non sappiamo neanche se riusciremo. Almeno una persona dice: ok, se la mette via. Poi però mi vieni a dire: noi non sappiamo che cos'ha, secondo noi è ben più grave, quando siete stati praticamente voi che avete distrutto la console. Distrutto, cioè nel senso, avete causato ulteriori problemi alla console. Non è normale, sinceramente. Almeno assumetevi la vostra responsabilità. Dite: abbiamo danneggiato ulteriormente la console. Non ti chiediamo niente, ci dispiace e basta. Invece ha dovuto pure pagare. Perché il disturbo. Quale disturbo? Perché loro hanno aperto la console e ci hanno guardato e hanno provato a fare qualcosa. Che, potrebbe anche essere vero, come no. Però di sicuro ci hanno messo le mani, perché sennò la scheda sarebbe ancora accesa, cioè funzionante, senza problemi. Va bene. Allora andiamo dritti lì sul connettore, ok? Puliamo la cavolata che è successa, ok? Questa addirittura perché era sciolta. Non dirmi che hanno usato una vite di quelle lunghe. Oh mio Dio. Sì. Sì. Questa è una vite sbagliata. Quindi non sapevano neanche dove rimettere a posto le viti. L'hanno smontata completamente, può essere, e hanno scambiato le viti che ci sono di qua con quelle che vanno dall'altro lato. Perché ci sono delle viti speciali, ok? E se sono... Aspettate che... Ok. Questa è quella giusta, perché sono leggermente diverse, ma questa è quella sbagliata, ok? Oh mio Dio, questa è venuta su troppo facilmente. No, gli hanno... Oddio! Io spero non abbiano bucato la scheda in qualche modo, perché questa non è per niente la vite che ci deve andare qua. Ragazzi, non è per niente la vite che ci deve andare qua. Altra cosa. Questa non si nota molto, ma è sollevato, ok? Questa dovrebbe essere come qua, a filo. Invece qui è sollevata, c'entra il dito.
Perdonatemi, ma a me queste cose qua purtroppo danno fastidio. So che... Allora, me le aspetterei da una persona che non ha mai toccato una console in vita sua. Da una persona inesperta me lo aspetto. Non da un centro di riparazioni. Questo no. Perché le ultime persone che hanno toccato questa console qua sono appunto loro. Questa vita è giusta. Questa vita è giusta, ma dentro qui, a meno che non l'abbiano persa, possibile anche questo, adesso vedremo quando siamo all'interno. Voglio documentare tutto, anche il processo di smontaggio e tutti i danni che sono stati creati, ok? Come anche questo, per esempio. Qua, dov'è? In qualche modo hanno addirittura sciolto il cavo. Allora, vediamo. Ecco qua. Allora, hanno rovinato il cavetto lì, e quello lì è uno di quelli che porta corrente, e hanno mezzo sciolto anche questi qua. Non so come. Vedete che non sono belli, hanno la parte lucida, questa cosa qua, eccolo qua. Spero si nota. Non è facile mettere a fuoco cose del genere. Comunque, è rovinato pure questo. Crea problemi? No, per fortuna. Ma comunque non è una bella situazione. Ok. Dio mio che macello. Oltre al fatto che comunque non hanno pulita. E a quanto pare c'è polvere marrone e da fumo. Quindi consiglio alla persona, al proprietario, che sicuramente si vedrà il video, non si fuma vicino alle console e non si fuma nella stessa stanza delle console, perché la nicotina, il catrame finisce dentro la console e può creare problemi. E gli manca anche il classico pezzettino qua, che non esiste da nessuna parte, è stato perso di sicuro. Vabbè, pazienza, non è indispensabile, ma ok. Gli hanno rimesso del nastro qui. Questi qua questi dovrebbero usare la Sony. Questi sì che dovrebbero usare la Sony. Belli forti e resistenti. E non si spezzano, no? Quindi li puoi anche alzare, ok? E li puoi togliere e rimettere. E hanno un bel collante forte. Ok. Eccola qua. Manca la vite qua. Vedete? E questa è la vite che abbiamo trovato dietro. Questa qua dovrebbe starsene qui, ma non era qui. Quindi tecnicamente hanno pure perso una vite. O magari l'ha persa il proprietario, o magari l'ha perso l'amico del proprietario. Può anche essere. Questo sì. Il cavetto qui sembra in buono stato. Un po' mangiucchiato qui, ma ancora in buono stato. Allora, ecco, intanto ho rimesso a posto qua. Io continuo a trovare fili di colla a caldo. Sapete quando voi mettete la colla a caldo, poi sfilate, vi si crea il filo. Io vedo queste cose qua in giro qua per questa console e non mi piace. Comunque, allora, andiamo di nuovo sotto il microscopio, ok? Puliamo la zona e vediamo cosa succede, perché l'obiettivo adesso è riaccenderla, ok? Come prima cosa. Quindi, togliamo via tutta sta cavolata qua. Saldatore. E recuperiamo un po' la situazione, specialmente qui, ok?
Allora, la treccia dissaldante, aspiriamo tutto. Ok, non proprio finito, ma datemi un attimo che puliamo da questa flussante che ci abbiamo qui presente. Così mettiamo il nostro, scaldiamo un attimino la scheda, ok, che prenda un po' di calore perché adesso è totalmente fredda e come avete visto ho fatto fatica a risucchiare lo stagno perché il mio saldatore non è, in questo caso non è molto potente per questa situazione qui. Quindi aria calda, facciamo 250 gradi, scaldiamo la zona. Ok, ora subito con il saldatore. Ecco, vedete come è venuto. Adesso non si attacca più la treccia. Riesce a pulire bene. Eccetto per i fili che vogliono comunque rimanere attaccati perché sono molto sottili. Si spezzano facilmente. Ok, ripetiamo la pulizia. Non è grave la situazione, si è visto di peggio. Ok? Ma adesso noi dobbiamo prendere la nostra... Dov'è? Eccola qua. Il nostro taglierino, cutter, quello che volete, con la punta. Perdonatemi, sono andato fuori video. E gli andiamo a togliere questa parte qua. Lontano dalla via. Ok? Ecco qua. Così non deve toccare. E siamo sicuri che non toccherà mai. Ecco, già per facilitarci facciamo anche qua, così allontaniamo da questa via, da quella che ci serve dopo. Ok, bene, adesso nella teoria dovrebbe riaccendersi, quindi ricolleghiamo un attimo le antenne wifi qua, ricolleghiamo anche il cavetto per le luci e adesso andiamo sopra il banco e vediamo cosa succede. Quindi corrente, adesso lì il cortocircuito è sistemato, in teoria dovrebbe partire. Ti prego, parti. Visto? Eccola qua. Un danno che hanno causato loro. Fortunatamente nulla di grave. Ok, adesso lo possiamo anche confermare con il... va sulla luce bianca, ottimo. Buona notizia per la persona. Ok. Perdonatemi, adesso vado in condivisione del video, dello schermo. Che voglio... ecco. Perfetto, c'è l'immagine e la console è ancora sana. Ottimo, buonissima notizia. Così non serve spendere un capitale, perché a quel punto se la console ancora non si accendeva vuol dire che avevano causato ben più danni. Ok? Ok, adesso la spegniamo. Togliamo pure il cavo HDMI. Aspettiamo che si spenga e facciamo il lavoro. Allora, stavo smontando la console e prendendo fuori la scheda quando ho notato pure questo. Eccolo qua. Voi notate qualcosa di strano?
Certo che sì, immagino, no? Ok? Qui di solito c'è una linguetta nera, ok? Che si può prendere per estrarre il cavo. Ok? Intanto manca questa e in più il connettore è storto. Ok? Questo sicuramente poteva benissimo causare problemi. Ok? Quando un connettore è storto in questa maniera, ci sono i piedini dentro che eventualmente si possono toccare tra di loro, creando problemi, tipo cortocircuiti. In più, questo connettore qui, poverino, siamo sicuri, anzi sono sicuro, che è stato un attimino troppo maltrattato, ok? Dovrebbe essere infilato fino in fondo, e invece non era infilato fino in fondo, era così. Male. Se non sanno neanche infilare un connettore, siamo messi proprio bene. E poi, come vedete, qui è strappato, ok? Anche di qua è strappato, ok? E non va bene. Adesso eliminiamo queste parti qua, che sennò possono andare in giro e fare problemi. Speriamo di non trovare altre cose strane. Ah, ecco il terrore del metallo liquido. E allora, avviciniamoci un po' di più. Vediamo se si riesce a notare. Ok? Questa è una cosa molto grave. Eccola qua. Allora, come anche questo. Questo qui è metallo liquido. Perché è sulla scheda? Mm? Bella domanda. Ed è sopra una RAM qua. Lo vedete? È sopra una RAM. Qua poteva venire fuori un disastro. Un disastro, ragazzi. Comunque, situazione del metallo liquido a parte, è tutto bello. Non ci sono punti secchi o cose che sono strane. L'unico appunto è questo spruzzo che letteralmente non si sa da dove cavolo arriva. Perché se io controllo qui sulla scheda, sulla placca, non c'è nulla, ok? Non c'è nessuno spruzzino, al massimo lì, questa roba qua, questo. E basta. Non c'è nessun altro punto, quindi è stato probabilmente qualcuno o qualcosa che ha toccato e poi si è sparso anche lì. Non c'è altra spiegazione. Va bene. Come allora facciamo in questi casi? Cotton fioc bagnato di alcol isopropilico, ok? L'alcol isopropilico reagisce con metallo liquido, cioè non è che reagisce, fa in modo che diventi tipo idrorepellente o qualcosa del genere, no? Così riusciamo a raccoglierlo. Facciamo la stessa cosa qui per la scheda, lo raccogliamo, ok? Adesso è qui, ce lo rimettiamo qui. Adesso tocca questo angolino qua. Sembra una cosa piuttosto vecchia perché vedete che lascia l'alone. Di solito questo succede quando il metallo liquido è lì da un po' di tempo. Quando invece è fresco, cioè appena rovesciato sulla scheda, non lascia questa cosa qua. Però io non riesco a raccogliere quello che c'è proprio lì nell'angolino, quello più eh, distante. Quindi mi devo prendere un pezzetto con le pinzette. Ok, faccio un batuffolo io, più sottile, in modo che posso, ecco qua, andare meglio, sperando. Sempre bagnato di alcol isopropilico. Sì, così va molto meglio.
Vedete, ha lasciato l'alone. Si nota? Poco poco. Ok, ora va meglio e siamo fuori pericolo. Allora, cosa abbiamo anche qua? Abbiamo una di quelle porte un po' non solide, se si può dire. Però, come già detto in altre occasioni, se la scheda e la console, cioè se la console rimane ferma, fissa in una singola posizione, sempre con il cavo attaccato, senza doverlo appunto andare a attaccare e staccare decine di volte al giorno, ok? Questa porta non ha nessunissimo problema e dura per tutto il resto della vita della console, ok? Ma bisogna farci attenzione lo stesso, è una di quelle fragili, ok? Bisogna inserire il cavo con cautela, senza sforzarlo, ok? Altrimenti poi saltano le saldature e bisogna riportarle in riparazione. Quindi teniamoci la nostra scheda da parte, ok? Dopo andremo a controllare, anzi lo possiamo fare anche adesso, volendo. Vediamo. Allora, ok, così adesso il metallo liquido è al sicuro e non mi è neanche servito togliere questi, perché io normalmente svito, prendo così, giro, capito? A libro, estraggo la scheda e richiudo, così non serve neanche strappare gli adesivi o cose del genere. E in più, una volta che è così, il metallo liquido viene protetto, così lo potete prendere tra le mani, ok? Com'è la situazione qui? Buona, ma potrebbe essere un po' migliore, ok? Gli possiamo dare una pulita più approfondita in questo caso, perché ci sono i segni di polvere. Si nota poco, ma ci sono segni di polvere e fumo e tracce di fumo, quindi gli si dà una lavata. A me piace lavare le plastiche, ok? Quindi prendo questa plastica qua, gli do una bella lavata, così risulta bella pulita, spolverata e profumata addirittura. Ma il video di oggi riguarda il connettore della ventola. Quindi torniamo qui. Eccoci qua. Prendiamo il nostro microscopio e mettiamoci al lavoro.
Va bene, adesso è arrivato il momento di fare le misurazioni, ok? Qui abbiamo connessione, qui abbiamo connessione, qui abbiamo connessione. Adesso togliamo il bip, voi non lo vedrete a schermo, ma io mi baserò su questo. Abbiamo 0,4 in modalità diodo, ok? Valore di diodo 0,4, mentre qui abbiamo 0,46, che è del tutto normale, e questa è la massa, quindi 0. Ottimo. Bene, allora adesso finiamo di pulire. Il connettore, come classico, è solido come la roccia, non si sposterà da lì mai più. Quindi adesso pulizia, ok? Puliamo dai residui di flussante che ancora sono presenti, ok? E questa qui è una console che torna felice e contenta a lavorare e a divertirsi assieme al suo proprietario, che spero d'ora in avanti farà più attenzione sia a scegliere i luoghi dove portare a farlo riparare, sia nella sua cura, che come specifico per ogni persona, ok? Le PS5 hanno il metallo liquido. Il metallo liquido, per chi non lo sapesse, è liquido. Sembra una cosa stupida da dire, no? Ma è così. Quindi, se voi mettete la console in verticale, il metallo liquido cosa fa? Scende giù, perché la scheda, adesso ve lo mostro, ok? Per chi non lo sapesse, non è una questione di prendere per stupidi le persone che mi guardano o cose del genere. Ci sono tante persone che ignorano, ok? Che sono ignoranti, ma no nel senso cattivo della parola, ma perché non conoscono, non sanno che cosa c'è dentro una console. Ok? Bene, e io sono qui per aiutare e a far capire alle persone che mi seguono che cosa vuol dire avere il metallo liquido. Il metallo liquido intanto è uno splendido elemento per dissipare il calore. Purtroppo però, uno, è conduttivo, perché è metallo, è letteralmente metallo in forma liquida. C'è una miscela di metalli diversi, dovrebbe essere una cosa del tipo palladio, gallio o robe simili, insomma. Sono metalli che allo stato, alla temperatura ambiente, sono sotto forma di liquido, ok? Come il mercurio, no? Possiamo prendere come esempio questo. Anche il mercurio è un metallo che è presente allo stato naturale come liquido, quindi a temperatura ambiente è liquido. E quando la nostra console è in verticale, come pensate che sia la scheda all'interno? Domanda da $1.000.000. In verticale, esatto. Quindi la console voi ce l'avete in questa maniera qua. E il processore, rimanendo in verticale, il metallo liquido se ne scende giù piano piano nel corso del tempo, ok? Non è una cosa immediata, non è che appena la mettete in verticale scende già tutto e siete con il processore secco, ok? Senza la possibilità di dissipare il calore. Il metallo liquido si aggrappa, come vedete, lui si è aggrappato, ma con il tempo scende giù tutto, ok? Quindi se voi tenete la console così, il metallo liquido rimane lì, bello disteso, e vi eviterete problemi di surriscaldamento, ok? Perché il metallo liquido se ne va via dal processore. Quindi, console in orizzontale, ok? Dopodiché, la polvere, anche questa è una cosa molto importante, ok? La PS5 ha di quelle griglie che sono larghissime, attirano un sacco di polvere, specialmente quando è in verticale. Sapete, c'è tutto il griglione sopra, la polvere ci entra dentro, ok? Tranquillissimamente. Se la volete tenere in verticale, lo potete anche fare, ma quando non la usate, copritela, gli mettete un telo sopra in modo che la polvere si attacca al telo e non vada dentro la console, ok? Sono queste due regole qua, molto semplici. La terza, ok? È una cosa un po' più, come si può dire, tecnica, ok? Ed è il fatto di il metallo liquido, anch'esso, essendo metallo, si ossida con il tempo. Il calore aumenta
la velocità, ok, di ossidazione dei metalli, ok? Se noi mettiamo un pezzo di ferro dentro al fuoco, lo troviamo dopo una settimana che è già tutto arrugginito, ok? Perché? Perché il calore ha aumentato la velocità di ossidazione, ok, del metallo. Di conseguenza, siccome la console, il metallo liquido è utilizzato per dissipare il calore, quindi il calore è a stretto contatto con il calore, si creano queste zone secche, ok, sopra il processore. Il processore con una zona secca si surriscalda, ok? Quindi è bene far sempre controllare ogni anno, prima del periodo estivo, okay? Prima dei calori estivi, far controllare la console e il suo metallo liquido. Basta. Queste sono le 3 regole basilari per le PS5. Non smetterò mai di ripeterlo perché sono cose importanti. Volete che la console duri a lungo? Se osservate queste 3 cose, le uniche cose che si possono capitare sono cose improvvise che nessuno può prevedere, ok? Del tipo il giorno prima si accende, il giorno dopo no. Come mai? Quello è un altro discorso. Magari è arrivato un fulmine, magari un componente ha deciso di finire la sua vita e cose del genere. Quindi non si può mai sapere. Bene, ora pulisco la console, gli faccio manutenzione normale, la pulizia, e dopo riassemblo e facciamo l'ultimo test per vedere se la ventola gira e la console si riaccende di nuovo. Siamo pronti! Corrente! Molto bene. Ora voglio solo vedere la ventola che gira. E la console che si accende, naturalmente. 3, 2, 1. Voilà! Senti che bella aria. Senti che arietta. E la console rimane accesa, molto bene. Ricontrolliamo. C'è la luce bianca. Cavo della capture card inserito. Eccola qua, vedete? Eccolici qua. Fantastico. E la console è a posto. Molto bene. Allora, alimentazione, spegniamo la PS5, scolleghiamo il cavo che adesso non ci serve più. Cosa possiamo dire? Non lo so. Io a questo punto non ne ho la più pallida idea di cosa potervi consigliare. Ok? Andate chiaramente da chi vi ispira fiducia. Ok? A riparare le vostre cose. E in special modo andate da specialisti del settore. Ok? Se voi vedete che il negozio di riparazioni ripara solo computer, non portategli una console. Ok? Non è detto che riesca a fare il lavoro, andate a trovare degli specialisti, ok? Come ad esempio me. Ok? Non è per farmi pubblicità, ma è del tipo io sono specializzato in riparazioni per console, ok? So esattamente che cosa fare quando mi si mostra davanti una console, va bene? Conosco le circuiterie delle console e ogni tanto mi arriva qualche computer, ok? Aggiusto anche quelli, ok? Però non sono specializzato, io lo dico sempre alle persone, magari in futuro, fra 5 anni, dico sì, sono specializzato anche in quello, portatemi quello che volete, ok? Io quando ho per le mani ho una richiesta, magari un cliente che chiama e mi dice posso portarti questa cosa a riparare? Io dico sì, no, guarda che non sono molto esperto, potrei addirittura fare danni o potresti perdere solo del tempo portandola da me, ok? Quindi se trovate sicuramente qualcuno che ne ha già avuto esperienza, che è più esperto, andate da queste persone qui, ok? Non portatelo al primo posto che vi capita a tiro, perché poi succede questa cosa qua. Ci sono stati ulteriori video, ok, a dimostrazione che console portate in altri centri di riparazione e che poi distrutte, che non si accendono, che hanno fatto danni, oppure che hanno fatto dei lavori veramente alla cavolo. Perché? Perché non sono esperti, ok? Non sono esperti di microsaldature, non sono esperti dei circuiti, quindi l'unica cosa che posso dirvi è, come già detto, andate da specialisti,
come i dottori, no? Voi andate dal primo dottore che vi capita a farvi fare un trapianto di qualcosa? No. Prima di lasciarci le penne ci pensate 2 volte, ok? Diciamo che anche le console sono oggetti, va bene, possiamo prenderli come oggetti, ma per me, per dire, sono come se fossero cose senzienti, viventi, no? Ok, io ci sono affezionato alle console, mi hanno sempre portato tanta gioia, ok, nella mia infanzia, e quindi le vedo come cose viventi, ok? E mi metto anche nei loro panni, perché dico, a parte che economicamente poi c'è anche quel discorso lì, spendi una volta, ok, vai in un posto consono, ok, e ti fai il lavoro, ti fai fare il lavoro fatto bene una volta per tutte, ok, al posto che andare a trovare 5 persone diverse, tutte e 5 non si riesce a risolvere, e poi ti vai a finire con spese assurde, ok, perché ognuno vuole una fetta di parte, ok, del lavoro che è stato eseguito, giustamente, ok, ci hanno perso del tempo, ok, però anche qua c'è da dire che c'è un po' di mancanza di coscienza da parte di chi ci mette le mani, perché ti è stata consegnata una console che funziona e gliela riporti indietro con pezzi che mancano potenzialmente, perché io non conosco se questi pezzi erano ancora lì prima di andare a quel negozio là, quindi con pezzi che mancano, queste sono solo supposizioni, con viti che mancano, con la scheda che hai danneggiato di più tu stesso, prenditi un attimo di responsabilità e dire sì, ok, ho danneggiato di più, va bene, non ti faccio pagare niente e basta, colpa mia, ok? Cioè se io devo dire colpa mia lo dico e basta, ma io sono più prevenuto, ok? Su molte cose, e piuttosto che dire colpa mia io avviso per tempo il cliente e gli dico guarda che le riparazioni sono rischiose, ok? Qualunque tipo di riparazione è rischiosa, anche un semplice una porta HDMI, un cambio delle porte HDMI potrebbe finire con una console completamente morta, senza nessun motivo, ok? Anche in mano mia potrebbe succedermi, ok? Quindi io avviso sempre le persone, l'elettronica è imprevedibile, non possiamo essere certi di nulla, ok? Invece poi ci sono persone, sì, non ti preoccupare, portala qui che ci penso io, eccola qua, ci penso io a rompertela di più. Brutto da dire, ma è quello che capita a molte persone. E poi cosa succede? Perdono la fiducia, non la portano effettivamente a riparare nel posto giusto e buttano via la console. E buttando via la console, buttano via soldi, perché è questo alla fine. Effettivamente è questo, è anche una questione di soldi. Buttare via una console non va bene, ok? C'è sempre la possibilità di eventuali di poterla salvare, ok? Mai arrendersi, però bisogna andare, come già detto, farsi 2 conti, farsi 2 domande, ok? E andare dalle persone giuste. Allora, il video ormai è durato 1 ora e mezza, non ho neanche idea di come verrà fuori in editing, ma ci sono tante cose che ho detto che mi sembravano consone essere dette, menzionate e non nascoste. Risparmiare alle volte non va bene. Volete che vi dico quanto ho preso per questo lavoro qui? Ve lo dico subito. Per una sistemazione di un connettore della ventola conciato così, io chiedo 40 euro. Vi sembra tanto? Vi sembra poco? Come ho fatto io il lavoro? L'ho fatto bene? L'ho fatto male? Secondo voi ne valeva la pena? Ok? Avrebbe speso solo 40 euro la prima volta, invece che aver speso magari 30 euro in quel negozio, 50 nell'altro, e ritrovarsi lo stesso con una console che comunque non funziona. Io sono di questa opinione qua. Vai in un posto solo che sia sicuro
Chiaramente questi costi di spedizione sono esclusi, ma per la qualità del lavoro che ho offerto, oltre al fatto che ho sistemato anche un problema che era stato creato, ok, non mi sembra male come prezzo, però potreste anche non essere d'accordo. Ognuno ha le proprie opinioni. Dici, ah, tanto ci hai messo 10 minuti a fare il lavoro, sì, ma quei 10 minuti per me, a te, ti costano almeno un'ora di lavoro perché non lo sai fare. Oppure oppure la possiamo vedere così: i miei 10 minuti sono stati anni di apprendimento, ok? Non puoi pretendere di imparare a fare queste cose qua dall'oggi al domani. Io ci ho speso del tempo, ci ho speso delle risorse per riuscire ad imparare bene a fare questo lavoro in maniera efficiente, in maniera sicura e in modo che risulti il più a basso costo possibile, senza dover chiaramente rinunciare anche al mio operato, ok? Senza dover sminuirmi, ok? Perché anche questo è anche una questione di personale, no? A questo punto. E come vi sto dicendo, siamo a un'ora e mezza di riprese, ok? Immaginate, io adesso questa console qua ci ho speso, sì e no, 2 ore circa, sì, bene o male, perché pulizia, la saldatura, il metallo liquido e la sistemazione generale è tempo. Tempo è denaro, no? Averlo fatto, facciamo conto, 2 ore di lavoro, perché alcune parti le ho tagliate, 2 ore di lavoro e 40 euro, ok? 40 euro sono 20 euro all'ora. Mi sembra piuttosto corretto per un lavoro da professionisti. Ma mi direte voi sotto nei commenti. Quindi, ragazzi, alla fine, dai, finiamo qui il video. Ho già parlato abbastanza. Avrò un sacco di lavoro di editing da fare dopo questo. Quindi, se vi è piaciuto il video, lasciate un like. Se volete commentare, commentate. Fatemi sapere la vostra opinione, cosa ne pensate. A me piace leggere i vostri commenti, rispondere anche. E niente, qua gli manca una vite, lo sappiamo, gliela rimpiazzerò. Ho una scatola di vitine, quindi gliela vado a rimpiazzare. E niente, ragazzi, almeno questa la faccio. La griglia purtroppo non ce l'ho, se no l'avrei fatto. E quindi niente, iscrivetevi se non l'avete già fatto. Abbonatevi se volete supportare il canale, come ho già detto in tanti altri video. Gli abbonamenti partono da 2 euro, li potete fare semplici, un mese, e vi avete a disposizione la visione di tutte le anteprime, ok? Video in anteprima, ok? Che vengono caricati sul canale costantemente, ok? Senza dover rispettare la scaletta settimanale, avete la possibilità di vedervi tutti i video riservati agli abbonati in anticipo, sui tempi. Forse un'altra cosa che non avevo notato era questa. Devo guardare all'inizio del video come era arrivata la console, ma qui dovrebbe esserci la copertura, che chiaramente non c'è. Va bene, ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.